Ciao e bentornato nel mio canale, e se sei nuovo benvenuto, e allora iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati, e lascia sempre un commentino qua sotto per farmi domande, dubbi, tue considerazioni e solo anche per salutarmi, mi fa sempre molto piacere. Oggi è una lezione secondo me molto importante perché l'ho studiata proprio bene per te, dove ti spiego come lavorare il jersey, questo tessuto odiato un po' da tutti, ma in questo video ti illustrerò tutti i trucchi e le modalità migliori per poterlo cucire al meglio senza stress. Ma iniziamo subito. Iniziamo con una piccola storia che riguarda il jersey. Al fine del XIX secolo fu utilizzato inizialmente da pescatori nell'isola inglese di Jersey. È una maglia rasata, semplice, leggera, ed è una maglia naturalmente elastica che inizialmente veniva utilizzata dai pescatori di quest'isola, cui questo tessuto ha preso proprio il nome. Inizialmente è stato considerato inadatto per essere utilizzato nella sartoria, infatti è stata Coco Chanel la prima che ha utilizzato questo tipo di tessuto. Aveva infatti acquistato una grande quantità di tessuto dall'industriale inglese Jean Radier, che era appunto un industriale tessile. Come sempre ha fatto Coco nella sua vita, ha sempre portato delle novità, utilizzando dei tessuti che prima venivano utilizzati solo e unicamente per la biancheria intima, biancheria da uomo, ha trasformato il suo utilizzo anche per la moda femminile. Le caratteristiche di questo tessuto è che non è un vero e proprio tessuto, cioè non è formata dalla trama e dall'ordito, quindi non è stato realizzato a telaio, ma viene realizzata come maglia rasata a nido d'ape, e questa la rende molto elasticizzata sia in larghezza che in lunghezza, quindi il classico tessuto che viene chiamato bi-elastico, elastico in tutti e due i sensi. Può essere ottenuta utilizzando vari tipi di tessuto, come può essere il cotone, la lana e la viscosa. Un'altra sua caratteristica è il fatto che si possa, grazie alle sue proprietà di elasticità, modellare al corpo, a qualsiasi tipo di corpo, e quindi rendendo anche i movimenti più fluidi e più comodo comunque da indossare rispetto a una stoffa che comunque rimane rigida, perché permette ogni tipo di movimento. Viene usato soprattutto per la produzione di maglie, magliette, leggings, tutto quello che è per esempio un abbigliamento sportivo, ma anche intimo. Un'altra sua caratteristica è la freschezza, infatti è un tessuto che è soprattutto indicato per i mesi estivi, per il fatto che è un tessuto traspirante e leggero. Viene infatti utilizzato, come ho già detto prima, per realizzare tutto quello che sono l'abbigliamento sportivo. Io ho realizzato tantissimi capi per l'abbigliamento sportivo, me li sono sempre cuciti da sola quando ho imparato a cucire. Ho realizzato leggings, magliette, canotte elasticizzate appunto per fare la ginnastica, e di cui ho fatto tra l'altro anni fa dei tutorial. Però secondo me è molto utile sapersi fare questo tipo di abbigliamento, anche perché se andiamo a guardare i prezzi sono veramente molto alti, quindi con pochi euro riusciresti a fare delle creazioni anche molto carine. Quali sono i vantaggi di questa stoffa? Sicuramente sono l'elasticità, la morbidezza, la trasparenza, la leggerezza, l'assorbenza, la modellabilità, la facilità di lavaggio, ed è consigliabile a 40 gradi. E ora, dopo questa prima premessa, ti voglio parlare di vari trucchi che ti possono servire per la confezione ottimale di questo tipo di tessuto, che è reputato abbastanza difficile. Tenendo conto di determinati parametri e trucchi, potrai vedere tu stesso che è facile comunque da cucire e dà anche tante soddisfazioni. Parliamo del primo trucco, gli spilli. È molto importante utilizzare gli spilli giusti. Quelli da utilizzare, che consiglio, sono quelli a punta tonda,
perché non bucano il tessuto ma passano in mezzo alla stoffa senza rompere la maglia. Oppure l'utilizzo di Wonder Crib usate per cucire le copelle. Parliamo del secondo trucco di cui ti volevo parlare oggi, che sono gli aghi. L'utilizzo dell'ago giusto è fondamentale. Andiamo a vedere quali aghi ti consiglio. L'ago stretch, che è 90-14 come misura ed è adattissimo a cucire la licra, lo spandex, la lingerie, i capi sportivi. Il jersey, che è di una misura da 70-90, in inglese si chiama ball point, punta tonda appunto. Perché? Perché anche questo non rompe le fibre ma cuce tutti i tessuti. Un consiglio che io ti do sempre nei miei video per quanto riguarda gli aghi è che l'ago non si deve cambiare solo unicamente quando si spezza, ma la regola diciamo dovrebbe essere circa dopo 8 ore di cucitura. Comunque l'ago è rovinato, non è efficiente come all'inizio, quindi bisogna abituarsi che dopo un tot di ore più o meno insomma di cucito bisogna cambiare ago, perché questo potrebbe creare svariati problemi, come può essere punti saltati, grovigli di filo, rumori vari della macchina per cucire stranissimi che non capiamo, oppure il filo che si incastra, insomma tanti problemi con la macchina per cucire che ci possono capitare. Terzo trucco o consiglio è il filo giusto. Il filo che ti consiglio ovviamente non è un filo di cotone, perché il cotone si spezza facilmente, mentre il filo in poliestere è un filo che rimane elastico, assolutamente adatto per cucire questo tipo di tessuto. E adesso arriviamo ai punti a macchina che ti consiglio. Il punto elasticizzato zig-zag, che è chiamato anche punto fulmine o saetta perché ha questa forma, si utilizza per le cuciture interne del capo che normalmente avresti cucito con il punto dritto. L'ampiezza che ti consiglio è 1,5 mentre la lunghezza è 2,53. Zig-zag triplo, anche questo è utilizzato molto anche per cucire e rifinire per esempio tutto quello che riguarda l'abbigliamento da mare, quindi costumi da bagno e via dicendo. Overlock, o detto anche sopragitto, formato da una combinazione di punti elastici e zig-zag che unisce e rifinisce insieme ed è molto simile al punto che troviamo appunto fatto dalla taglia e cuci. Infine l'ago gemello, cucitura doppia nel dritto e zig-zag nel rovescio. Il quinto trucco consiglio è la taglia e cuci. Se possiedi una taglia e cuci ti dico che sei veramente avvantaggiata per la confezione di questo tipo di tessuto, perché permette di cucire e rifinire contemporaneamente, quindi senza sprechi di tempo, di fatica e in maniera impeccabile. La taglia e cuci cuce appunto con 4 fili e 2 aghi. Il consiglio è di utilizzare l'ago sinistro più teso rispetto all'altri e il differenziale a 1,5/2 per tessuti molto elastici, mentre per quanto riguarda la lunghezza del punto ti consiglio un punto lungo per impedire la ricciatura della stoffa. Quindi questi sono i consigli, magari te li puoi segnare, prendere appunti perché al momento opportuno ti possono veramente essere utili. Stabilizzare il tessuto, questo è il sesto consiglio. Cosa vuol dire? Che questo tipo di tessuto che è molto elastico potrebbe cedere con l'usura, far cedere appunto perché è molto elasticizzato. Allora qual è il consiglio? È utilizzare la teletta termoadesiva e ti dico un po' come puoi fare. Si applica sul rovescio ed è indicatissimo per cucire gli scolli, i giromanica, le spalle e in certi casi anche la bottonatura. Settimo consiglio è la carta velina. Io questo l'ho letto in un libro, ma devo dire la verità, sono sempre sincera, non l'ho mai utilizzato. Si inserisce la carta velina sulle griffe di trasporto. Perché? Perché le griffe di trasporto, essendo appuntite, potrebbero tendere ad acchiappare il tessuto e tirarlo verso l'interno. Magari se l'hai usato o lo usi regolarmente, lasciami un commentino. Ottavo consiglio è la mano. Non tirare mai con le mani il tessuto in jersey, perché se tu tiri il tessuto si formeranno sempre delle parti ondulate, che viene chiamato l'effetto lattuga, che non ci piace perché la cucitura deve essere bella piatta. Quindi accompagnare con le mani sempre il tessuto in maniera molto soft,
leggero, solo accompagnare, mai tirare. E so che questo inizialmente è un po' difficile perché si ha la tendenza sempre a tirare il tessuto di jersey. Non ho trucco, comunque consiglio, come ti dico sempre, sono i piedini. Quali piedini utilizzare in questo caso? Adesso li vediamo insieme. Il piedino overlock è formato da una barretta centrale che permette di caricare il filo così che il bordo non si arrotoli, su cui allineare la stoffa per cucire alla giusta distanza dal bordo. Doppio trasporto. Questo piedino sfrutta il movimento del lago per azionare le griffe superiori che raddoppiano il trasporto della macchina per cucire e ti assicuro che scorre tutto. Il piedino da maglia è usato per cucire il jersey ed evitare l'effetto lattuga negli orli ed è caratterizzato da un meccanismo che blocca la stoffa quando l'ago si abbassa e la libera, permettendo di scorrere bene tra un punto e l'altro. Taglia e cuci, non comprarlo, non serve a nulla e se non per regolare il margine di cucitura. Meglio un cutter rotativo. Consiglio numero 10 che possiamo utilizzare è l'utilizzo del lago doppio. Anche in questo caso ti ho fatto un video tutorial di come utilizzarlo. Si infilano due fili superiori insieme e si fanno passare separatamente nelle crune del lago doppio, che si monta come un normale ago. Il filo inferiore resta singolo. Come si cuce? Con un punto dritto allungato a 3-4 e il consiglio è di stirare, spillare e imbastire. L'ago deve essere in corrispondenza del margine e posizionare un magnete alla distanza della piega dell'orlo da usare come guida. 11° consiglio è quello di prelavare il tessuto. Si sciacqua, si avvolge in un asciugamano e si stende su un tavolo appunto con l'asciugamano in modo tale che non si deformi. Quindi è un metodo utilizzato molto valido perché non si deformi la stoffa. 12° e ultimo consiglio è il taglio. Come tagliare il jersey? Qual è il modo migliore per tagliare il jersey? È il cutter. Devi munirti anche di un tappetino da cutter e dei pesetti. Quindi questo è il modo migliore, più veloce e con meno stress per il taglio di questo tessuto difficile. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io spero di tutto cuore che queste tipologie di video ti possano essere utili per lavorare queste stoffe che comunque sono difficili. Se hai qualche dubbio, domanda, richiesta, mi raccomando lasciami un commentino qui sotto, sarò felice di poterti rispondere. Inoltre, se vuoi comunicare con me in maniera più approfondita, ti lascio comunque sempre tutti i miei recapiti e puoi scrivermi tranquillamente in privato. Io ti mando un grande bacio, sartoriale creativo ma soprattutto terapeutico. Ciao, un bacio e al prossimo video.